Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi abbiamo sul banco una scheda Beretta ma anche Riello, perché nello scatolo in cui mi è arrivato c'è scritto Riello, Beretta e anche Carrier. Vabbè, detto questo, questa scheda me la manda Simone Vecchio, che salutiamo. Simone Vecchio mi ha già anticipato che battendo con un cacciavite su uno dei relè la scheda andava, cioè partiva la caldaia. Adesso i relè sono 4, io li ho smontati uno alla volta e indovinate un po', sull'ultimo ho trovato il problema. Sa perché sempre l'ultimo? Vabbè, che dei 4 relè il relè è questo qua incriminato, cioè quello guasto che andremo a testare. Ma ho voluto fare questo video e condividerlo con voi proprio perché me ne è capitata un'altra di cui chi me l'ha mandata mi ha detto che all'accensione, cioè all'apertura dell'acqua, all'accensione della caldaia, la scheda andava in blocco. Ovviamente la caldaia si accende aprendo il rubinetto dell'acqua, quindi ad un passaggio di pressione dà l'input per l'accensione della caldaia. Adesso io non sono un esperto su schede caldaie e non sono un esperto di come funziona la caldaia. Per chi non lo sapesse, guarda questo video nel mio canale per la prima volta. Io mi occupo di schede inverter per climatizzatori e per questo vi invito ad iscrivervi al canale ed azionare la campanella per le notifiche. Tra l'altro questi video sono possibili grazie al vostro contributo iscrivendovi al canale. Bene, passiamo avanti, andiamo a testare il relè, vi faccio vedere come testarlo, dopodiché faremo una recensione sulla scheda di cui andremo a vedere i codici di alcuni componenti che in un futuro possa servire sia a me che a voi intendo chi mi segue come riparatore. Perché dico questo? Perché chi non è esperto di elettronica invito a non mettere mani su queste schede, ok? Bene, come testare il relè? Innanzitutto andiamo a prendere un foglietto, così vi faccio vedere come è fatto all'interno il relè per chi non lo conosce. Quindi abbiamo, vista dall'alto, abbiamo questi piedini in questo modo. Scusate se viene male perché sotto poi ci sono questi bordi qua che danno fastidio. Allora, qui abbiamo una bobina su questi due piedini, mentre qui abbiamo il contatto che si deve chiudere nel momento in cui eccitiamo la bobina. Questa bobina è alimentata a 24 volt DC, quindi 24 volt DC. Nel momento in cui alimentiamo la bobina, il relè da normalmente aperto diventerà normalmente chiuso. E adesso andiamo a vedere, perché se prendiamo un multimetro e lo mettiamo in continuità, qui dovremmo trovare normalmente aperto, quindi non deve bippare, ed effettivamente non bippa, ma nel momento in cui eccitiamo la bobina il relè diventa chiuso, normalmente chiuso. Mettiamo due coccodrilli, andiamo ad alimentarlo a 24 volt con l'alimentatore da banco, si sente il click, che funziona. Andiamo a mettere i puntali sui due pin qui, in pratica su questi due pin,
nel momento in cui si chiuderà il relè, il multimetro bipperà. Ma come potete vedere non bippa, quindi al suo interno è guasto. Sentite lo scatto del relè? Cioè la bobina è buona e significa che comunque si eccita, fa eccitare la levetta all'interno, ma evidentemente ha qualche problema. Ecco, alcune volte si incanta anche, ha qualche problema e non fa bippare niente, non si chiude la levetta. Adesso ne prendiamo uno buono perché vi faccio vedere la differenza. 24 volt, 5 ampere. Ok, alimentiamo la bobina. Sentite il bip? Ok, significa che il relè è buono. C'è un altro metodo per testarli, in realtà ce ne sono tanti, però io preferisco metterlo sotto carico, ma bisogna stare attenti perché mettendolo sotto carico ovviamente diamo a 220 volt. Nel momento in cui si chiuderà il relè le lampadine si accenderanno, sono 4 lampadine, in tutto stanno 100 watt circa. Ovviamente qui mettiamo i guanti perché abbiamo a che fare con la 220 volt. Andiamo a mettere i due coccodrilli. Allora, come funziona in pratica? Nel momento in cui andremo a chiudere il relè dando la 24 volt sulla bobina, il relè chiuderà la levetta che farà diventare un circuito chiuso. Ok? Quindi diamo alimentazione, guardate come si accendono le luci, quindi significa che il relè è buono. Adesso togliamo l'alimentazione, proviamo su questo. Qui si è rotto il piedino, niente, qui si è rotto il piedino ragazzi, non lo possiamo testare più con la 220 volt, ma siccome, come ho detto prima, me ne sono capitate due di queste schede, tutte e due con lo stesso problema, prendiamo il relè di quest'altra scheda. Vi faccio vedere che le schede sono due, eccole qua, le schede sono due, va bene? Tutte e due con lo stesso problema. Anche questo relè è guasto, adesso ve lo faccio vedere. È guasto, guardate come fa, le lampadine cercano di accendersi ma non ci riescono, guardate, anche se il click si sente. Adesso questa operazione, ripeto, per chi non è del mestiere, per chi non è esperto di elettronica, lo sconsiglio. Quindi tutt'al più fate test come ho fatto inizialmente con il multimetro in bip e basta, anche perché abbiamo visto che comunque se il relè è guasto non bipperà, cioè il difetto lo farà lo stesso. Va bene, questi due relè sono guasti, tutte e due lo stesso problema. Metto le due schede qui, come ho detto prima, aprendo l'acqua, la scheda dà l'input per l'accensione della caldaia, ma questo non avviene, va in blocco, e il relè implicato in questo è il RL3. Infatti c'è scritto qua sulla scheda RL3, non vi potete sbagliare. Adesso alimentiamo la scheda e andiamo a vedere le varie tensioni sul secondario che ci possono servire in un futuro, in una riparazione futura su queste schede. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Per trovare i pin della 220 volt è abbastanza semplice. Dal ponte diodo, questo qua,
questo ponte diodo, dove ci sono i segni in alternata, la sinusoide, questo è uno e questo è l'altro, non vi potete sbagliare, ok? Ok, diamo alimentazione, non c'è nessun bip. Andiamo a vedere sul secondario se abbiamo una tensione. Su questo diodo abbiamo 27 volt, quasi 28 volt in DC, e questo diodo è siglato con Q4. Andiamo a vedere questo regolatore di voltaggio. Non dà nessun valore, credo che non sia un regolatore di voltaggio, ma questo lo è sicuramente. 7805 in uscita, vista frontale, l'uscita è sempre piedino destro del regolatore, quindi piedino destro, e il GND lo possiamo prendere da qua, 5 volt in entrata. Dovremmo avere 25 volt, perfetto. Qui ci sono altri due diodi, stanno sotto al trasformatore, 40 volt e 28 volt, ok? Questi sono i riferimenti importanti, perché nel momento in cui ci potrebbe essere un calo di tensione, e allora basta cambiare i condensatori e siete a posto. Oppure, se non trovate alimentazione sul secondario, basta cambiare questo integrato. Tolgo alimentazione e andiamo a vedere questo integrato. È un TNI 276GN. GN sta come SMD, ok? Questo è l'integrato, Vediamo un po' se riesco a zoomare e si riesce magari a vedere. Ok ragazzi, questo è l'integrato che switcha sul trasformatore, su questo qua, crea un campo magnetico e fa sì che su questi diodi, e qui siamo sul secondario, abbiamo qui la 40 volt su questo, e su questo abbiamo la 28 volt. Questo qua abbiamo visto che non è un regolatore di voltaggio, ma e poi andremo a vedere che cos'è, perché non ho trovato nessun voltaggio. Qui su questo diodo fa parte anche del secondario, abbiamo la 28 volt, e questo è il regolatore di voltaggio. In entrata piedino sinistro ha la 28 volt e in uscita ha la 5 volt. Questo è un 7805, va bene? Questo è un ponte diodo che è il DB107, dovrebbe essere da 1 ampere, DB107, va bene? Bene ragazzi, il video finisce qua. Vi ricordo che grazie al vostro sostegno di iscrivervi e soprattutto azionare la campanella per le notifiche, in modo che andate a guardare il video nel momento in cui io lo trasmetto sul canale. È importante perché dovete sapere che a noi youtuber ci monetizzano grazie alle vostre visualizzazioni tramite le pubblicità. Quindi mi raccomando ragazzi, cliccate sul video anche se non vi interessa, è un video che non vi interessa. Io tutte le domeniche metto un video, cliccate sul video e fate scorrere la pubblicità. Bene ragazzi, il video finisce qua. Da Mimmo Refriger questo è tutto, un saluto a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.